Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi colgo l'occasione di parlarvi di un problema che c'è abbastanza frequentemente nei cavalli, in occasione della risposta che voglio dare a una ragazza che mi ha scritto un po' di tempo fa, quindi questa è una risposta che arriva dopo qualche mese, in cui mi chiedeva di fare luce su un problema che ha con il suo cavallo. Il problema di cui la Silvia, si chiama Silvia, parlava era quello dell'anticipare le richieste. Cioè il suo cavallo è molto bravo, quando capisce quello che gli sta chiedendo lui lo fa, però poi tendenzialmente spesso gli capita che una volta che capisce quello che gli sta chiedendo il cavallo percorra tutto lo schema fino in fondo come in una maniera quasi automatica, no? Senza che lei possa a quel punto lì fare più niente. E quindi lei mi chiedeva: ma sarà perché gli do il chicco dopo che lui ha fatto l'esercizio? Cos'è che posso fare? Perché non vorrei che andasse in automatico così. Bene, allora, sì, è giusto, cioè il cavallo non deve andare in automatico. Dovete vedere un po' ogni schema come se fosse un pochino, questo non è un esempio che viene da me, anche se arrivo dall'informatica, ma è un esempio che fa sempre Parelli. Dovete vedere un po' come il cavallo come un computer e lo schema che voi gli chiedete di fare come il programma, okay? Voi battete invio e il computer esegue il programma. Ecco, in questo caso il cavallo voi gli chiedete di fare l'esercizio a cui avete associato un particolare comando, che sia da sella o da terra è uguale, la stessa cosa, e il cavallo poi dopo lo esegue. Questa cosa ovviamente succede anche da sella, ma è più visibile da terra perché noi siamo lontani dal cavallo, quindi il cavallo capisce che deve fare una cosa, parte e in automatico fa una serie di cose e noi lì siamo un po' lontani, diventa difficile intervenire. Com'è che facciamo, com'è che non facciamo, roviniamo tutto lo schema perché andiamo a intervenire, insomma, diciamo, si vede molto di più. Ok, allora, com'è che io posso fare perché il cavallo smetta di anticiparmi? Semplice, dovete pensare a ogni schema come un disegno fatto con la matita a tratti, ok? Quindi come se la linea non fosse unita ma fosse tratteggiata, e voi dovete insegnare al cavallo che in qualsiasi momento voi potete intervenire e lui si deve fermare a quel tratteggio lì, non deve andare a quello dopo. Un po' come se fosse appunto un programma per computer e io lo volessi stoppare con una pausa in qualsiasi momento che è il programma e su qualsiasi istruzione che stia eseguendo. È un po' la stessa cosa, lei ovviamente è sinistra estroversa, deve fare qualcosa, quindi muove i piedi, raspa, è normale. Quindi perché ho scelto lei prima di tutto? Perché lei è un po' così, cioè lei tende a anticipare e tende soprattutto, una volta che ha capito l'esercizio, lo faccio, io arrivo, e quella è una cosa che ci può dare dei fastidi e a volte ci può anche compromettere. Mettiamo che stiamo a fare una gara, ci può compromettere anche l'esecuzione della gara stessa. Perché dico gara? Perché parlo da terra e con gara? Perché ci sono delle gare che si fanno anche da terra, tipo per esempio quelle del mountain trail, ma ci sono anche delle gare che si fanno in ambito Parelli, ad esempio, ma non solo, ovviamente, l'equitazione naturale, dove si chiede tutta una serie di esercizi anche da terra. Ok, allora simuliamo un po' la cosa così vi faccio capire. Io chiedo al cavallo di andare oltre la staccionata, sì, oltre la staccionata, buona, oltre il palo, brava, e non voglio che vada in laterale. Ok, vedete, lei si gira, va avanti, indietro, guarda, cosa, briga, fa. Bene, allora quello che dovete fare in questi casi qui è creare una serie di stop, ok? Dei break point, no? nel vostro esercizio. Quindi il primo break point è: ti fermi qui davanti e aspetti. Il primo nostro esercizio è quello di aspettare lì, fermi immobili, non si può fare nulla, E questo è.
Io non devo chiedere nulla in questo momento, no, non neanche quello, e niente, sì, bravo, adesso mi sta facendo una domanda e gli dico sì, bravissima, adesso puoi fare 2 passi e andare di là. No, lì, ok, no. A questo punto lei cos'è che ha fatto? Si è mossa, io la rimando di nuovo avanti, quindi non gli ho dato mai un attimo di relax, ok? Non l'ho mai fermata, ovviamente non l'ho nemmeno premiata, e questo è il momento in cui lei si deve fermare e farmi una domanda, come ha fatto adesso? Bravissima! Adesso io gli chiedo di fare un passo e poi basta, stop! Lei si è girata, mi ha fatto un'altra domanda. Adesso altro passo e mi fermo, e lei si gira a farmi un'altra domanda. Vedete che comincia a capire? Comincia a capire che io chiedo, ma appena butto giù le mani lei mi deve fare una domanda, e io magari gli dico vai avanti nell'esercizio oppure stai ferma lì. Ottimo, adesso voglio che sposti solo la testa e ti rimetti dritta e ferma lì. E lei mi rifà un'altra domanda. Ecco, bravissima, abbiamo finito l'esercizio. Cioè dovete creare dei breakpoint, si chiamano tecnicamente, e questi breakpoint devono essere dove volete voi, ok? Passo passo. Se il cavallo va avanti, voi gli rifate fare il giro, lo riportate, tutto senza soluzione di continuità. Non deve trovare un momento in cui lui dice ah ok, qui ha esitato, mi riposo. No, lui si riposa se rispetta il breakpoint che avete messo. È chiaro che ciò può accadere al momento in cui il vostro linguaggio del corpo trasmette il comando del breakpoint. Quindi in quel caso lì voi date giù le mani, vi rilassate, vi fermate immediatamente, non fate più nulla, non muovete i piedi, non usate la voce, non fate niente, ok? E il cavallo dice ah ok, questo è un breakpoint, mi devo fermare. Cosa succede? Che poi i breakpoint potete, adesso li faccio durare tanto perché voglio rompere lo schema, ok? Voglio creare dei momenti in cui lei dice ok, devo aspettare. Piano piano questi breakpoint posso modularli, farli diventare più brevi, fino al punto in cui io posso rompere quello schema e entrare in un altro schema. Per cui adesso io ho messo la cavalla sopra e l'ho fatta andare fuori lateralmente, potrei anche mettere la cavalla sopra, ma al momento, lascia un attimo, grazie, ma al momento che lei va nel breakpoint del mi fermo sopra, ok? Qui, bravissima, no, non è questo che ti avevo chiesto. Cos'è che ti avevo chiesto? Quindi questo è il primo breakpoint. No, il primo breakpoint non era lì il primo breakpoint. Bravissima. Domanda, vedete le orecchie in avanti, mi guarda, eccetera. Io faccio cavoli mia, no, stai lì, non c'è ancora niente da fare, Aspetta. Io parlo perché ve lo devo spiegare a voi, no? Perché c'è bisogno che gli dica aspetta. Okay? È il mio linguaggio del corpo che gli dice che deve aspettare. Okay? A volte posso aspettare di più, a volte posso aspettare di meno. E adesso potrei anche dire vai indietro. Brava. Ok? Adesso potrei dire vai avanti, altro breakpoint, è qui. Questo breakpoint è qui. E adesso potrei dirgli quest'altro breakpoint è di qua. È fermo con una gamba di qua e una gamba di là alla staccionata, e il successivo breakpoint è dopo che te torni indietro di un passettino e mi fermo lì, e poi un altro breakpoint è quando rimetti la gamba di là e mi fermo lì, no, è lì, eccolo lì, brava, no, è indietro, bravissima. Bisogna essere un po' tolleranti, ora ha sbagliato gamba, però insomma va bene lo stesso. Brava, ottima, e adesso finisce qui, senza mandarla in laterale e farla uscire fuori. Bravissima, adesso sei finito, esci fuori dal breakpoint, vai, dietro, eccola là, brava. Capito? Dovete giocare un po' su questa cosa qua, ma in realtà è anche divertente, è un esercizio come un altro, no? È quello di poter, uno schema,
farla a fettine, suddividerlo in tanti breakpoint, e voi su ogni breakpoint dovete avere il cavallo che vi si ferma, aspetta, vi fa una domanda, vi guarda con le orecchie in avanti e voi dite bene, andiamo avanti. Poi piano piano questa cosa qui vi diventerà la normalità, quindi il cavallo non va più in automatico fino in fondo allo schema, ma vi continua a guardare mentre che fa. Se voi non dite nulla continua a fare, se voi però dite stop lì, lui si ferma, ok, stop lì, no con la voce, con il vostro linguaggio del corpo ovviamente, e lui si ferma e aspetta, oppure semplicemente voi cambiate il linguaggio del corpo e entra dentro un altro schema, qualcosa che magari fa altre cose o si ferma da altra parte. Quindi spero di essere stato abbastanza chiaro. Se non lo sono stato, non vi preoccupate, scrivetemelo nei commenti, magari vi faccio un altro video specifico o vi porto altri esempi. Provate con il vostro cavallo, vedete se avete un problema di questo genere qui, lavorate su questi concetti che vi ho narrato in questo video e poi fatemelo sapere. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, perché potremmo essere 30.000 invece che 10.000 se vi iscrivete tutti, perché YouTube mi dice sempre continuamente che solo il 30% di quelli che vedano i nostri video sono realmente iscritti, il 70% non è iscritto. Se volete aiutarci a far crescere questo canale avete varie maniere. La prima, la più semplice, è parlarne con i vostri amici, condividere questi video. La seconda è quella di iscrivervi, perché ci date una bella mano, e la terza è quella di abbonarvi al canale in modo di andare a usufruire di tutta una serie di video in più specifici, più tecnici, più evoluti, che poi diciamo chiaramente vi chiariscano anche tutta la serie di esercizi che si fanno a livelli un pochino più alti. Grazie di essere arrivati fino qui e noi ci vediamo nel prossimo video. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for I pass out. I'm too